Benvenuti su Gossip alla Turca, il luogo dove ogni settimana analizziamo con cura, profondità e uno sguardo sempre curioso le dinamiche più sorprendenti che emergono dal mondo dello spettacolo turco. Prima di immergerci nel cuore della vicenda di oggi, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like e soprattutto considerare l'opzione abbonati per sostenere ancora di più il nostro lavoro. La storia che stiamo per raccontare non è soltanto uno dei momenti più discussi degli ultimi giorni, ma rappresenta anche una di quelle rare situazioni in cui un singolo intervento riesce a modificare l'atmosfera di un intero ambiente professionale. Tutto è iniziato in uno di quegli spazi di produzione dove ogni giorno si muove una coreografia ormai consolidata. Tecnici che regolano microfoni e carrelli, assistenti che attraversano il set con la rapidità di chi conosce ogni centimetro del pavimento, luci che si accendono una dopo l'altra come se fossero strumenti di un'orchestra invisibile. Eppure, quel ritmo familiare si è spezzato in un istante, come se qualcuno avesse improvvisamente interrotto la melodia principale. A interrompere tutto non è stato un attore insoddisfatto, né un regista determinato a ristabilire un ordine creativo. È stato, sorprendentemente, il portavoce ufficiale di Alp Navruz, che con un passo calcolato e una decisione evidente ha preso posto davanti ai microfoni pronunciando una dichiarazione che, nel giro di pochi secondi, ha cambiato completamente la traiettoria delle conversazioni dentro e fuori dal set. Prima di quel momento, i mormori intorno ad Alina Boz si erano moltiplicati in modo silenzioso ma persistente. Nessuno sembrava sapere davvero da dove nascessero queste insinuazioni, eppure, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, opinioni prive di fondamento avevano iniziato a trasformarsi in narrazioni convincenti agli occhi di chi vive di supposizioni e indizi raccolti a metà. Timelines, redazioni e corridoi di studi televisivi si erano riempiti di una nebbia sottile fatta di mezze frasi, ipotesi dipinte come informazioni e supposizioni costruite su dettagli insignificanti. Quella nebbia però si è dissolta nel momento esatto in cui il rappresentante di Alpa ha pronunciato, con una calma quasi chirurgica, una frase che ha avuto l'effetto di un colpo di martello. Le voci diffuse su Alina Boz non corrispondono alla verità e non hanno alcun fondamento reale. Un'affermazione semplice, senza decorazioni, priva di spiegazioni superflue, ma proprio per questo potentissima. Una linea netta tracciata su un terreno che ormai rischiava di cedere sotto il peso di troppe speculazioni. Ciò che ha stupito gli osservatori più vicini non è stata solo la smentita, ma la fonte da cui è arrivata. In genere, quando un artista si ritrova al centro di una tempesta mediatica, è il suo stesso ufficio a intervenire. Questa volta la difesa è arrivata dalla parte del collega, creando una sorta di scudo inatteso che ha cambiato l'interpretazione dell'intera vicenda. Nel mondo dello spettacolo, dove ogni rapporto professionale è spesso percepito come fragile e momentaneo, il gesto di Alp è apparso quasi come un'affermazione di lealtà rara, una dichiarazione silenziosa ma eloquente del tipo se attaccate lei, passerete prima da me. Ma cosa circolava esattamente? Secondo alcune voci interne, tutto era nato da interpretazioni sbagliate di comportamenti quotidiani, mentre altri sostenevano che si trattasse di tentativi orchestrati per minare la sua immagine. Nonostante la molteplicità delle versioni, nessuna si fondava su fatti verificabili. Tutto sembrava piuttosto il risultato di piccoli sussurri gonfiati fino a diventare frasi certe. Eppure, con una sola dichiarazione, Alpa ha spento ogni scintilla. L'effetto sul set è stato immediato. Tecnici che fino a pochi minuti prima camminavano come se portassero un peso invisibile, hanno ritrovato una leggerezza che sembrava perduta. I cameraman si sono scambiati sguardi che dicevano più di 1000 parole. Il reparto trucco,
che spesso è il primo a percepire le vibrazioni emotive degli attori, ha tirato un sospiro di sollievo. Perfino i corridoi, che fino a quel momento trasmettevano una tensione quasi palpabile, sono tornati a essere percorsi da una normalità attesa. Nel frattempo, negli uffici della produzione, cresceva la sensazione che il tempismo dell'intervento fosse una forma di protezione verso un progetto che coinvolge decine di persone, investimenti considerevoli e partnership internazionali che osservano attentamente ogni sviluppo. A volte una voce infondata, lasciata circolare troppo a lungo, può arrivare a condizionare persino contratti già in fase di finalizzazione. Il gesto di Alp, dunque, è stato molto più di una difesa individuale. Si è trasformato in una garanzia per chi lavora dietro le quinte, per chi ha dedicato settimane di fatica e creatività al progetto. Particolarmente rilevante è stato ciò che non è stato detto. Nessun dettaglio delle accuse è stato ripetuto, nemmeno per confutarlo. Nessun elenco di fatti. Nessun confronto diretto. È stata una scelta chiara, definita da alcuni esperti come silenzio controllato, una strategia che mira a non alimentare un incendio riportando le stesse parole che lo hanno acceso. Una tecnica che, se sostenuta da un tono deciso, spesso rappresenta la soluzione più efficace contro la diffusione delle falsità. Ed è esattamente ciò che si è visto ieri. Fonti vicine ad Alina raccontano che la dichiarazione abbia avuto su di lei l'effetto di un'ancora lanciata in un mare agitato. Negli ultimi giorni, ogni suo gesto veniva interpretato, dissezionato, analizzato al microscopio da persone che non avevano alcuna conoscenza reale della sua vita o della sua etica professionale. La sensazione che qualcosa di oscuro stesse prendendo forma attorno a lei aveva reso difficili anche le ore più normali. L'intervento di Alp, quindi, non ha semplicemente respinto le accuse, ma ha restituito un po' di serenità a chi si era trovata improvvisamente al centro di un ciclone non richiesto. Quasi immediatamente anche la stampa ha cambiato tono. Alcuni siti hanno modificato articoli precedenti, altri hanno eliminato interi paragrafi, consapevoli che spingere oltre avrebbe avuto un effetto contrario e poco vantaggioso. Persino una famosa trasmissione aveva preparato un segmento dedicato alla vicenda, ma lo ha rimosso dal palinsesto all'ultimo secondo, segno evidente che la dichiarazione di Alp non era stata percepita come un semplice comunicato, bensì come un confine invalicabile. E mentre fuori si discuteva, qualcosa di altrettanto importante avveniva dentro lo studio. La fiducia reciproca tra i due attori riceveva una nuova dimensione. Non più soltanto collega e collega, ma veri e propri partner nella gestione di un peso condiviso. Chi segue da tempo il duo sa che la loro intesa professionale è sempre stata forte. Tuttavia, i fatti delle ultime ore hanno dimostrato che esiste un livello di lealtà che va oltre la scena, oltre l'intervista e oltre l'immagine pubblica. A questo punto, cari spettatori di Gossip alla turca, vorremmo chiedervi: avete mai assistito a un gesto così deciso nel mondo dello spettacolo turco? Qual è la vostra opinione sull'intervento di Alp Navruz? Vi piacerebbe vedere altri attori mostrare la stessa solidarietà nei confronti dei colleghi? Fatecelo sapere nei commenti. Le vostre opinioni sono parte fondamentale della nostra community. Sul set, intanto, il cambiamento era visibile. Una scena che nei giorni precedenti aveva richiesto più e più riprese, è stata finalmente girata con fluidità. La regia sembrava rinvigorita, mentre nei momenti di pausa tornava quel tipo di risata spontanea che solo i team affiatati possono condividere. Tutti sapevano, anche senza dirlo, che il clima era finalmente tornato a casa. E così, quando le ore di lavoro sono terminate e le luci del set hanno iniziato a raffreddarsi, una certezza si è imposta con chiarezza.
La narrazione costruita attorno ad Alina Boss non aveva alcun fondamento. Niente che meritasse di essere ripreso, commentato o amplificato. La verità è stata ristabilita non con un lungo comunicato, ma con un gesto rapido, preciso e soprattutto coraggioso. È con questo spirito che chiudiamo l'analisi di oggi, ringraziandovi per essere stati con noi su Gossip alla Turca. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un commento, mettere un like e soprattutto considerare l'abbonamento al canale per sostenere il nostro lavoro e aiutarci a continuare a portarvi storie approfondite come questa. Quali altri attori turchi vorreste che analizzassimo nei prossimi video? Scrivetecelo qui sotto. La vostra voce guida il contenuto che creiamo. Alla prossima storia, sempre qui, dove il dietro le quinte incontra la verità.